Ciao a tutti, primo video che faccio dove parlo un po' più ampiamente di film horror. Come prima scelta darò il mio parere sulla collana Thunder Video, una collana di film horror anni 80, recuperata in modo eccellente, devo dire. Audio e video sono buoni. Siamo tra una fascia tra l'81 e l'87 più o meno, quindi proprio la decade anni 80, non si va nei 70 o nei 90. Sono tutti B-movie, quindi film che possono piacere forse solo a un certo tipo di pubblico, però io mi rivolgo comunque a orrofili che guardano tutto, orrofili soprattutto che amano i film horror anni 80, datati l'old school praticamente, e quindi mi sembra un'ottima cosa. Partiamo subito con i film a questo punto. Il primo film è Cypress in Love, è quello che mi è piaciuto di più ed è quello che anche la trama un attimino più non diversa o carina tra tutti, però ha la trama un pochettino più particolare. Vediamo questo serial killer che ha problemi amorosi, le sue fidanzate non gli vanno assolutamente bene, quindi le ammazza tutte. Ad un certo punto della sua vita incontra un'altra ragazza, incontra una ragazza particolare. Questa ragazza particolare ha ovviamente i suoi stessi gusti anche in fatto di omicidio, quindi è una serial killer anche lei, se così si può dire, anzi si può dire. E i due inizieranno insieme a fare tante cose. Vi lascio vedere. Questo è dell'87, quindi siamo quasi alla fine degli anni 80, e come contenuti speciali nel DVD abbiamo l'intervista al regista, il making of, il trailer, alcuni easter egg e ovviamente il doppiaggio originale dell'epoca che è stato recuperato e dà comunque un ottimo audio e un ottimo video, nulla da dire, bello. Il secondo è Doppio delitto, un film che io conoscevo già, non l'avevo mai visto, però lo conoscevo già perché l'avevo comunque intravisto cercando film e sapevo comunque dell'esistenza di questo film. Ho sempre creduto fosse un thriller comunque, dalla locandina e che anche la copertina, ho sempre creduto fosse un thriller, invece è uno slasher carino, nulla di che, comunque carino. La storia è più o meno la solita banale, ci sono tre coppiette di teenager che si ritrovano nel negozio di mobili del padre di uno di questi e si ritrovano per una serata, quindi abbiamo sesso, scherzetti, le solite cose tra teenager negli slasher. Inizieranno a morire e inizieranno comunque a non trovarsi perché inizieranno il gioco del nascondino e non riusciranno a trovarsi, quindi si comincerà un attimino ad avere un po' di movimento e piano piano scopriranno i cadaveri, scopriranno che c'è qualcuno con loro che li vuole uccidere e piano piano alla fine scopriranno l'assassino. Questo è del 1981, quindi siamo proprio all'inizio degli anni 80. Non male anche questo. Questo come contenuti speciali ha il trailer, alcune scene alternative, le regole di sopravvivenza e il doppiaggio originale dell'epoca. Anche qui abbiamo doppiaggio in italiano originale recuperato, anche qui abbiamo buon audio, buon video e quindi anche qui siamo a posto. Il terzo è Splatter University ed è un altro slasher, anche questo lo conoscevo già per visto, comunque anche forse avevo visto il trailer da qualche parte cercando su YouTube cose varie, e questo secondo me merita forse un attimino di più di Doppio delitto come non come trama, però come svolgimento della storia.
La storia vede sempre i soliti teenager, questa volta sono in un college e inizieranno ovviamente a morire. C'è questa nuova insegnante che dovrà scoprire chi è l'assassino, che se la prenderà anche con lei, tra l'altro. Ci sono delle belle scenette carine, anche qui audio e video vanno bene. Contenuti speciali, qui siamo un pochettino più sotto, abbiamo il trailer originale, una presentazione del regista e la galleria fotografica. Anno questo 1984, quindi siamo a metà e direi che la metà è sempre quella migliore, no, forse no. Comunque è un ottimo film anche questo. Il quarto è The Visitants. Questo è il classico alieni arrivati sulla Terra per poterla conquistare. E la trama infatti vede due alieni che arrivano sulla Terra 30 anni prima e spianano la strada ai loro amici del loro pianeta per venire sulla Terra, appunto più o meno nella settimana in cui si svolge il film. Sarà un ragazzo, il loro vicino di casa, a cercare di fermarli con l'aiuto dei suoi amici che non sono molto convinti all'inizio, poi riescono a capire la gravità della cosa, e il loro professore di scienze appunto del college, che gli darà una mano a sconfiggere questi alieni e non far arrivare gli altri sulla Terra. Anche questo è molto bello, mi è piaciuta molto la fotografia, è molto colorata, molto bella, e anche qui audio e video sono ottimi per quello che può essere un film anni 80 recuperato. Anche qui abbiamo contenuti speciali, non molti, il doppiaggio originale e un'introduzione del regista e del cast al film. Siamo nel 1986 e anche questo è un ottimo film. Il quinto è Blood Theater, uno slasher anche questo. Se devo essere sincera, questo credo sia quello che mi è piaciuto di meno. Ha comunque un suo perché, però è quello che mi è piaciuto di meno. Questo si svolge in un cinema che è stato teatro di un bruttissimo omicidio anni prima e quindi è stato chiuso. Ora è stato ripreso da una catena di cinema e il proprietario di questa catena ovviamente vuole usare questo cinema che lui ha acquisito per rimetterlo in piedi e manderà 4 dei suoi dipendenti a sistemarlo sia fisicamente che a preparare comunque la sala per i nuovi avventori che verranno a vedere il film. Purtroppo però ovviamente nel cinema, nella sala, c'è questo killer che aveva commesso gli omicidi ancora all'inizio del film e quindi anche qui bisognerà cercare di scampare al killer in qualche modo. Anche qui abbiamo poca roba, il doppiaggio originale e l'intervista a 2 degli attori. Siamo nel 1984, quindi anche qui siamo a metà, comunque da vedere. L'ultimo film è Hobgoblins. Qui abbiamo dei simpatici mostriciattoli che vediamo anche nella copertina. Secondo me sono anche fatti bene, comunque per il budget del film sono molto carini. E sono anche questi degli alieni che sono atterrati anche loro 30 anni fa sulla Terra, però sono stati rinchiusi in uno studio televisivo e lì sono tenuti controllati dal custode appunto dello studio televisivo, che però adesso ovviamente è anziano e non ce la fa più, deve trovare un sostituto che riesca a tenere a bada questi piccoli demonietti, se così possiamo chiamarli. Riesce a trovare dopo alcuni fallimenti, anche perché vengono un po' uccisi da questi piccoli mostriciattoli, riesce a trovare un ragazzo che ha bisogno di dimostrare alla sua fidanzata e ai suoi amici che anche lui vale qualcosa, riesce ad essere un ragazzo forte e quindi accetta questo lavoro, accetta di fare il custode per far vedere che comunque è un ragazzo che se la sa cavare.
Purtroppo però, non ascoltando le raccomandazioni dell'anziano custode, farà fuggire gli hobgoblins, che inizieranno a seminare un po' di fastidio nel paese, un po' di panico, anche perché controllano la mente delle persone attraverso i loro desideri, quindi dovrà, oltre ai piccoli mostriciattoli, dovrà stare attento anche ai suoi amici che non siano stati influenzati da loro. Questa è, ok, mi sono dimenticata, doppiaggio originale anche qui e il making of. Questo dell'88, quindi superiamo l'87 che avevo detto prima, comunque ci siamo comunque dentro. E devo dire che l'inizio, i primi minuti veramente mi hanno davvero catapultato istantaneamente, non all'infanzia, però comunque negli anni 80. E questa secondo me è una bella cosa. Il film è carino, comunque è bello. E però i primi minuti secondo me danno questa sensazione, quindi non so, vi invito a chi l'ha visto, comunque chi lo vedrà, a farmi sapere se anche per loro è stata la stessa cosa. Detto questo, credo di non avere più nient'altro da dire a riguardo. Li consiglio vivamente a chi è amante dei B-movie, dei B-movie anni 80, degli old school, e fatemi sapere se li avete visti, se li volete recuperare, se sono ancora in giro. Questo io non lo so se sono ancora in giro, credo di sì, sono usciti un annetto fa, quindi credo che si possano trovare ancora. Comunque ecco, fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto dei film, non del mio video, anche del mio video, però dei film mi piacerebbe avere anche il vostro parere, visto che comunque questo è il mio, il vostro potrebbe essere ovviamente diverso. Niente, io ho finito, quindi vi saluto e al prossimo video. Ciao!